Bentrovati a tutti amici. Oggi in questo nuovo episodio parleremo di montagna. Avete mai provato a scoprire il fascino della montagna in estate? Io questa esperienza l'ho iniziata esattamente 5 anni fa, organizzando un viaggio nella Val di Sole, in Trentino, con la mia famiglia. Se volete anche voi immergervi in questo racconto, allora vi consiglio di preparare gli scarponi, lo zaino e soprattutto la mente per venire ad ammirare con me panorami indimenticabili. La Val di Sole è il luogo ideale per iniziare a fare trekking, perché è un'esperienza adatta a tutti i tipi di camminatori, dagli sportivi che possono dedicarsi a dei percorsi impegnativi, fino agli anziani, senza tralasciare i bambini e le famiglie, che possono organizzarsi il trekking attraverso delle passeggiate più brevi. Io ho vissuto questa esperienza con la famiglia esattamente 5 anni fa e posso assicurarvi ad occhi chiusi che è adatta a tutte le fasce di età. Se considerate che mie figlie all'epoca avevano 3 e 6 anni. La Valle Trentina, nello specifico, parliamo della zona della Val di Sole, è un punto di riferimento soprattutto per gli amanti delle discipline outdoor, dal rafting alle discese di mountain bike, per non parlare poi dei paesaggi e dei magnifici castelli che circondano tutto il territorio della Val di Sole. Però una considerazione specifica voglio farla proprio sul rafting. Io prima non avevo mai provato questa esperienza del rafting e posso garantirvi personalmente che questa esperienza è unica da vivere e soprattutto la consiglio perché ci sono degli istruttori che sono bravissimi, soprattutto dal punto di vista della sicurezza delle persone, che riescono a portare il singolo individuo in acqua nel giro di un'ora e mezza di corso. Quindi il consiglio che posso darvi è, se vi trovate in qualche zona del Trentino a fare rafting, non abbiate paura di provare questa adrenalina e gettatevi nei percorsi d'acqua insieme a loro, perché ne vale davvero la pena. Inoltre è possibile anche attraverso le giornate di trekking immergersi nei territori da vicino attraverso le degustazioni dei sapori e delle tradizioni locali. Poi un appunto voglio farlo soprattutto su un'iniziativa che la zona della Val di Sole ha messo in piedi, la famosa Guest Card. La guest card del Trentino la ritengo davvero un'operazione di marketing eccezionale. Viene rilasciata agli operatori turistici del territorio ed è molto utile perché è a tutti gli effetti un pass turistico. È un nuovo modo di vivere la vacanza in Trentino. Ti consente, attraverso una specifica e dettagliata mappa fatta di leggende e di itinerari turistici, di entrare gratuitamente nei principali musei, nei castelli, nei parchi naturali, di usarla liberamente per i trasporti pubblici, evitando così traffico, parcheggi, di poter prendere le funivie e di ottenere soprattutto sconti convenzionati sulle strutture da visitare per determinati itinerari turistici, oltre anche a delle scontistiche fatte ad hoc per le visite guidate, per evitare le file, quindi dei saltafile, e per provare a vivere il mondo delle degustazioni delle aziende locali. L'unica attenzione che bisogna porre utilizzando la guest card è di non incorrere in un eventuale supplemento che scatta se si usa contemporaneamente 2 volte nello stesso giorno il pass su una stessa attrazione, uno stesso itinerario. Facciamo un esempio pratico. Non bisogna mai prendere 2 volte nello stesso giorno la stessa funivia, però sono consentiti gli accessi a più funivie nell'acqua della stessa giornata. L'importante è che non siano della stessa linea. Attraverso questa Quest Card io
Ho girato tutta la zona della Val di Sole nel raggio dei 60 km, 70 km, visitando castelli, visitando la città di Trento, visitando tutti i paesi nei dintorni della Val di Sole, di Maro, Madonna di Campiglio. È stata un'esperienza davvero unica e completa. Per chi non ha provato mai l'esperienza della montagna in estate, posso darvi qualche consiglio. Munitevi di scarpe da trekking, di zaino da trekking, perché sono molto importanti quando si affrontano determinati percorsi. Inoltre, per chi ha le famiglie con bimbi piccoli, consiglio vivamente di munirsi del portabambini, che soprattutto per i genitori è fondamentale durante un percorso di trekking. Poi se ci sono amanti delle montagne in mountain bike, dei percorsi di montagna in mountain bike, potete stare tranquilli, ci sono percorsi di tutte le tipologie. Posso garantirvi personalmente che vivere la Val di Sole in estate è davvero un'esperienza unica dal punto di vista del paesaggio, dal punto di vista delle avventure, dal punto di vista dell'organizzazione. È una cosa davvero eccezionale poter prendere la funivia, passare dai 25 gradi a 0 gradi andando a Peio a 3000 metri per visitare il ghiacciaio di Peio. Quindi amici, dovete provarla per capire il valore che assume la montagna in estate. Per il momento mi fermo qui, ci rivediamo nel prossimo episodio, vi auguro una buona giornata e soprattutto un buon lavoro.